Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere come saranno questi ultimi giorni di febbraio con questo inizio della primavera che si sente sotto la terra proprio, che sta per germogliare. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna piena in Vergine che ha una concretezza, un radicamento non indifferente. Andiamo a vedere prima in linea generale e poi andiamo sull'amore. Allora, andiamo a vedere, ci mettiamo prima di tutto gli oracoli, le carte del domani. Pesci, scusatemi, pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Allora, vediamo un po' cosa ti dicono come energie le carte del domani. Il bambino, magia, spensieratezza e realizzazione. Realizzate qualcosa di bellissimo in questi ultimi giorni di febbraio. Molte di voi è il compleanno, quindi realizzate qualcosa, vi sentite nate a nuova vita e quindi il bambino mi parla assolutamente di una realizzazione, di una magia. Se c'erano dei problemi si iniziano a mettere da parte, guardate le cose con più spensieratezza. È una bellissima carta di partenza, eh? Andiamo a vedere ancora da cosa è accompagnata questa energia bellissima del bambino. Il gatto, dubbi, controversie, invidie e gelosie. Guarda, stanno dicendo che vi mettete davanti, vi mettete alle spalle delle circostanze di sospetti, di dubbi, controversie. Ve le mettete alle spalle. Ancora? Vediamo un po'. Il mago, non ci posso credere, in me mago agere, la manifestazione di qualcosa, un inizio, che ha a che fare con mettersi alle spalle situazioni di dubbi, incertezze, assolutamente sì. In tutti gli ambiti, queste bellissime carte mi stanno proprio parlando del fatto che ci sarà un nuovo inizio, la manifestazione di qualcosa di bello che ha a che fare con le tue speranze, con il tuo impegno, ti sei impegnata tanto a lavorare anche con la legge spirituale, applicandola alla realtà. Per le ragazze nuove invito a guardare i miei podcast su come si usa la legge spirituale, cioè la magia, e quindi vedo tante soddisfazioni per voi negli ambiti da voi designati, quelli su cui avete messo l'attenzione. Ok, bellissima energia. Voglio andare a vedere ancora con l'oracolo della magia, visto che mi è uscita la magia. Da cosa è contraddistinto questi ultimi giorni di febbraio? Fenice, che ti sembra questo come un nuovo, come un finale felice? Ragazze, qua mi stanno dicendo che vi mettete alle spalle situazioni difficili completamente, ma non solo. Ci saranno proprio dei finali felici, nuovi inizi. Cioè c'è proprio dei nuovi inizi, mi sta arrivando un'energia molto forte che ha a che fare con il recupero della vostra magia interiore, la manifestazione di cose che avete chiesto. Ok, una bellissima energia di partenza, eh? Vediamo adesso i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Allora, in linea generale cosa ci raccontano i tarocchi? Aspetta, un po' così, un po' di qua, ok. Pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Vediamo cosa succede in questi ultimi giorni di febbraio. Paggio di denari, 7 di spade e l'imperatrice, la luna, il papa. Wow wow wow. Allora mi stanno parlando di un successo lavorativo senza mezzi termini, un progetto lavorativo che va in porto per moltissime di voi e moltissimi di voi, un'opportunità di lavoro che va in porto e prendete il vostro posto rispetto a delle circostanze o a persone un po' negative nel posto di lavoro, voi prendete il posto che vi compete, sbaragliando tutta l'energia negativa anche all'interno del posto di lavoro.
Se vi avevano detto rispetto a un'opportunità lavorativa qualcosa inerente a no, non sappiamo, poi vediamo, è vostra. Prendete il vostro posto proprio. C'è un pieno successo e ne vedrete i risultati, proprio risultati tangibili. Assolutamente, vi prenderete delle grosse rivincite in ambito lavorativo, la manifestazione proprio di qualcosa, lo dicevano anche qua, di qualcosa di forte a livello lavorativo proprio, potentissimo, potentissimo. Dubbi, preoccupazioni, incertezze si mettono da parte, cioè proprio vanno indietro. Una bomba state proprio una bomba. Vediamo carta positiva per te. Carta positiva, tre di bastoni, apertura di cammino, nuovi inizi che ti daranno grossi frutti ad ampio raggio, a lungo termine. Vediamo un po' carte negative, carta negativa. Carta negativa, il 3 di coppe. Rilassati un po' di più, ti stanno dicendo. Rilassati un po' di più perché magari ti vedo un po' stressata per questa questione qui, o lavorativa, o in ambito comunque del tuo successo personale. Rilassati un po' di più. Mm? E qua vengono alla luce anche delle situazioni negative in ambito lavorativo dove tu hai la meglio, eh? Anche persone di cui magari non... diciamo che magari avevi riposto fiducia in queste persone, ma perché ti sentivi meno anche di loro, eh? Ma qua tu proprio sbaragli tutti, cioè prendi il tuo posto nel mondo. Ti dicono di rilassarti un po' di più pure, ragazze. Qua ci avevano messo anche il gatto, no? Che diceva dubbi, controversie, invidie e gelosie. Ti posso dire che a livello di successo personale, tu avrai un grande successo personale, ci può essere della gente intorno che eh, cioè come se ti invidia molto, che magari paventa amicizia, ma non è così. Tanto tu saprai riconoscerle col tuo sesto senso, insomma, e mandate benedizioni a quelle persone perché sono persone che hanno un karma, che se voi viaggiate basso si agganciano a quel karma e tu hai una potenza incredibile. Mamma mia, potentissime queste carte. Vediamo un po' cosa ti dicono gli altri oracoli, poi passiamo all'amore. L'osso cavo, ricettività, vedi, ricevi qua, ricevi. Un'altra, cos'altro ti dicono? Essere imparziali, wow. Allora qua la giustizia divina interviene a tuo favore e ricevi ciò che meriti. In ambito lavorativo, in ciò che riguarda il successo personale, sono carte bomba, ragazze mie. E ragazzi, complimenti davvero. Detto questo, andiamo a vedere che cosa succede nell'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade questi ultimi giorni di febbraio con questa luna piena in Vergine. Vergine, sto dicendo, luna piena in Vergine, pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere. Carta guida, pesci, amore, carta guida. Il matto. Il matto mi parla di un'energia tua che vuole finalmente, si lascia andare, si lascia guidare la propria intuizione, il proprio istinto, una nuova tappa della tua vita, ti vedo spensierata, ti vedo cogliere le opportunità, ti vedo lasciarti andare, ti vedo fluire. È una bellissima energia di partenza tua, cioè sia quel che sia, io mi affido alla bellezza di qualcosa di sconosciuto. Molti di voi hanno iniziato una nuova tappa amorosa, si lasciano guidare dal proprio intuito, altri invece stanno in cerca, ma con molta fede e fiducia. Fante di spade, sì, state un po' allerta su quello che succede, intanto vi lasciate guidare. Altre di voi invece stanno avendo a che fare con una persona, forse il segno dell'Ariete, ma anche dell'Acquario, che non sa bene dove deve andare, cioè nel senso ha un po' energia magari di non impegno, si lascia guidare un po' dall'istinto, dall'intuito, dipende dai vostri casi. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci.
Cosa accade nell'amore? Cosa accade nell'amore? Cosa accade in amore? Vedi il matto di nuovo, asso di spade, il matto qua, io vi vedo proprio convinte a lasciarvi andare, a cogliere le opportunità che vi piacciono di più, avete chiaro che volete godervi la vita, avete chiaro che volete godere ogni attimo della vostra esistenza, energia molto fresca, molto liberatoria, avete un'energia molto fresca e molto liberatoria, energia del presente, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il matto, la stella, l'otto di bastoni, la giustizia, la regina di spade. Io qua vedo che stanno arrivando comunicazioni in amore, State cercando il vostro posto nel mondo anche a livello amoroso. Qua in arrivo per le ragazze single un'opportunità, un'opportunità mandata dal destino che vi chiedono di viverla proprio giorno dopo giorno. Per molte di voi avete chiuso una situazione, una relazione da poco. Sì, per molte di voi avete chiuso una relazione o avete lasciato andare finalmente il passato e qua in arrivo qualcosa di meraviglioso per voi che ha a che fare con la giustizia divina. Forte il segno della bilancia, Acquario, Gemelli e Ariete e Acquario ripetuto più volte. Sì, andiamo a vedere. Pesci, energia attuale. Regina di coppe, qua ci sei tu. Io ti vedo qua a lasciarti proprio fluire. Cioè, vedo un'energia bellissima tua qua. Ti vedo molto paziente, lasciandoti fluire, ricettiva, non contrastando le tue emozioni, lasciandoti guidare proprio dai tuoi sentimenti, dalle tue emozioni. Vediamo l'energia positiva. Qua abbiamo la torre. Molti di voi hanno avuto una rottura. È una rottura con qualcuno o una situazione si è rotta e avete avuto una situazione difficile che avete sanato completamente e la sanerete completamente in questi prossimi giorni. La torre al positivo mi parla però anche di un colpo di fulmine. È una persona inevitabile che arriva. Vediamo energia negativa, la ruota, energia negativa, la ruota. La ruota mi parla del destino avverso al blocco. Un po' quando la vita non ci dà effettivamente quello che vogliamo, quando lo vogliamo, una situazione di questa natura, il destino un po' avverso, il karma un po'. E tu sei paziente qui, nel senso, nonostante un po' il destino avverso, che a livello karmico, io ti vedo paziente, fluire alla vita e vedere quello che accade. Un'energia molto serena. Vediamo il passato, asso di bastoni, 5 di bastoni. Io vedo che nel passato c'è stata c'è l'opportunità con qualcuno, però ci sono state discussioni con qualcuno. Io vedo che avete discusso con qualcuno, c'è stata l'opportunità con qualcuno, nuovo inizio, avete discusso, c'è stata tensione, però io vedo qua discussioni. E io vedo qua che adesso siete molto pazienti. Forse discussioni per terze persone, destino avverso rispetto a terze persone, o il destino si è messo un po' contro e vi ha fatto litigare con qualcuno o discutere. Però io qua vi vedo fluire. Vediamo che succede qua. Prossimi giorni, amore, pesci, 8 di denari, 9 di spade e il giudizio. Alcuni di voi incontrano una persona shock sul posto di lavoro, vi vedo preoccupate, ma qua col giudizio l'amore risorge. Vi vedo tanto bello, per le ragazze singolo, io qua vedo che è un colpo di fulmine. Proprio in questi ultimi giorni di febbraio è un colpo di fulmine. Potete incontrare questa persona sul posto di lavoro. Oppure è una persona che vuole far funzionare le cose tra te e lui o tra te e lei. 9 di spade mi parla di preoccupazioni perché questa persona arriva all'improvviso, vuole far funzionare subito le cose, però alla fine il giudizio qua ti lascia andare. Dice vabbè, la vada a spacca. Eh sì, vediamo che c'è dopo il giudizio. Il 2 di denari. Ti lasci andare un po' con i tuoi dubbi però. Il carro, però tutto fila dopo,
Ragazze, allora, adesso vi dico questa cosa, ripeto, ribadisco, per le ragazze single, qua c'è una persona che arriva all'improvviso, una cosa inevitabile, stavi tanto bene così come stavi, arriva una cosa inevitabile, ti vedo un po' preoccupata, ti vedo... Qua c'è qualcuno che può avere dei dubbi, o tu o questa persona, due di denari, però che succede con il carro? C'è la volontà di entrambi di superare qualsiasi tipo di dubbio o di ostacolo ci possa essere fra entrambi, va bene? Mm. Adesso, se avete avuto delle discussioni con una persona, qua all'improvviso la torre mi parla che queste discussioni vengono risolte assolutamente. Discussioni possono essere per o avete organizzato dei piani con questa persona, qualcosa, il destino si può mettere contro per motivi di lavoro, però subito dopo la situazione riemerge, risorge col giudizio, nonostante un po' di dubbio o tuoio di questa persona, e c'è un carro. Io credo che qua sia tu un po' con di dubbi, nonostante questa persona voglia mettere sforzo, impegno, ti vedo un po' preoccupata per questioni o di lavoro di questa persona o perché questa persona vuole mettere subito sforzo e impegno. Però io vedo l'energia condivisa poi con il carro, mi parla di un totale successo nel voler risolvere qualsiasi tipo di problematica o dubbi relativi al lavoro o altro. Mm? Ok. Va bene, ragazze mie, andiamo a vedere, ragazzi, qua abbiamo forti segni anche dell'acquario di nuovo e del cancro. Andiamo a vedere adesso di chiarirci questa energia, di cosa ci parla la regina di coppe. La regina di coppe. Sei di coppe. Sì, io qua ti vedo fluire. Ti vedo proprio fluire l'amore. Qua c'è una persona che tu, probabilmente per alcune di voi è una persona che conoscete molto bene del vostro passato, eh. Eh sì, per alcuni di voi una persona del vostro passato si ricopre e vi vedo essere molto pazienti con questa persona. Magari c'è stata una discussione con questa persona nel passato, o comunque una persona che conoscete molto bene. Mm. O questa persona vuole recuperare se c'erano terze persone. Vediamo la torre al positivo. La torre al positivo. L'eremita al positivo. Voi ci andate molto caute, nonostante diate la possibilità a questa persona, avete i vostri dubbi, ci andate molto caute. Io credo per alcuni di voi uno shock di una persona che torna da molto lontano. Qua pure avevamo il silicopo, vi ricordate? Vedi? Dietro la regia di spade, ti sei messa alle spalle un passato, ma qua è possibile, e stai bene, è possibile che c'è questo passato che rientra. Ma ti vedo felice qua, nonostante un po' di... Che faccio adesso? Vediamo, continuiamo però. La ruota al blocco. La ruota al blocco. 5 di spade. Qua è come se torna, per alcuni di voi torna un passato e vi vedo un po' in tilt mentalmente. Vediamo un po' questo 5 di bastoni e asso di bastoni. 7 di spade. Diciamo che qua ci sono state delle questioni con qualcuno che ti hanno portato ad avere mancanza di fiducia. Il 7 di spade mi parla di bugie rispetto ad altre persone coinvolte, magari. Vediamo un po' quest'otto di denari. 9 di spade, 9 di spade. Io credo che qua... Vediamo, fammi mettere un'altra sull'otto di denari. Il re, l'imperatore. La torre. Qua c'è una persona che vuole far funzionare le cose. E da te ti vedo preoccupata. Vuole rimettere l'ordine tra te e lui. Tu magari l'hai lasciato già andare? Vediamo questo 9 di spade. E lì papa. Là, cavaliere di spade. Io ti dico una cosa. Qua c'è una persona che vuole...
Qua c'è una persona che vuole qualcosa di molto importante, a te ti trovo un po' preoccupata, cioè vuole tutto, di punto in bianco, la torre, tu ci vai cauta, questa persona vuole tutto, vuole far funzionare le cose, arriva, conquista, ok? Forte energia del toro e dell'ariete. Vediamo questo giudizio. Mamma mia, il 10 di denari. Questa persona vuole sposarsi o convivere e a te ti prende di soprassalto. Vedi il mondo. Io non so, può essere per alcuni di voi una persona del vostro passato, anche lontano, alcuni di voi, che vuole tutto adesso, c'è proprio tutto. Oppure io qua vedo per le ragazze single, c'è una persona che vuole tutto all'improvviso, tutto, e tu stavi così cogliendo i fiorellini per la campagna e dici adesso facciamo casa, figli, famiglia, cioè così. Vediamo questo 2 di denari. 10 di bastoni, sì, c'è un po' di pesantezza rispetto all'indecisione, no? Vediamo il carro. Wow, asso di coppe, mio Dio, alla fine qua tu firmi con questo qua, io non so chi sia, asso di coppe il carro. Per alcune di voi, e allora qua ci può essere anche, siccome ci sono due assi qua, allora per alcune di voi lasciate indietro una persona di cui non vi fidate, questa situazione qua, no? Altre l'amore arriva all'improvviso, questo vuole tutto. Per altre persone invece la stessa persona con cui avete discusso per mancanza di fiducia inerenti a una discussione forse inerente anche ad altre persone. E... Però qua questo ti convince, eh? Mamma che bomba! Ecco perché dicevano qua tutte queste carte così grosse, eh? Sentite le campane? E infatti è forte qua anche l'energia della Vergine, eh? Mamma che stesa, ragazze. Vediamo un po' cosa dice l'ultima carta dei Rider White. Il 6 di denari, sì, questa è una persona che ti vuole dare, che vuole anche ristabilire, vuole intendersi con te. E il giusto intendimento, intendersi con te, che vuole dare, vuole darti ciò che meriti. Ragazze mie, così stanno le cose. Vedi il re di bastoni e fa azioni inerenti a questo. Quindi, ragazze mie, complimenti. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Questa è una persona che vuole tutto con te perché sa che può godere delle cose più alte con te e anche non essere giudicata quando sta nei suoi abissi. È una persona che vuole tutto, così in alto, così in basso. Ancora, cosa ti dirà questa persona? Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia. Noi siamo l'amore. Wow! Ancora? Non ci posso credere. Leggere? Ti sposerò perché te, carta canta, ragazze, che vi devo dire qua? Cioè, che vi devo dire? Te l'ho detto. Wow, wow, wow. Beh, tanto poi mi farete sapere, ragazze mie, qua è una stesa veramente da brivido. In bocca al lupo a tutte quante e a tutti quanti. Andiamo a vedere adesso cosa ti dicono le carte del cuore. Vediamo. Prendi le distanze, vedi? Qua voi prenderete le distanze o da situazioni malsane, si allontaneranno completamente, o da una persona, perché arriva questo qua che irrompe in questi termini con tanto di spessore, o questa persona ha preso le distanze da situazioni negative. Ok. Un'altra? Bugie, vedi? Qua si prendono le distanze da bugie, il gatto, ricordiamo, qua erano insicurezze, terze persone o inganni. Tutte queste vengono messe indietro, queste cose, eh? Non ci sono più, ti viene svelata la verità. Ancora? Conoscenza profonda, questa sei tu, arrivare al traguardo e
tra due mondi. Allora, qua c'è una persona che vuole arrivare a un traguardo che ha a che fare con matrimonio, convivenza, rapporto serio, rapporto stabile. Nutri i tuoi dubbi, però alla fine asso di coppe, perché comunque ti prende la sprovvista, la torre è qui, ci vai cauta, eremita, e con prudenza, il carro e l'asso di coppe, alla fine l'amore trionfa. Ragazzi miei, vi faccio un applauso bellissimo, complimenti a tutte e a tutti. Io concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.